Perché l'olio gela? L'olio extravergine di oliva tende al congelamento alle basse temperature per la sua naturale composizione chimica in acidi grassi saturi ed insaturi. Parliamo della composizione dell'olio d'oliva. Un acido grasso può essere saturo quando gli atomi di carbonio sono uniti tra loro in un singolo legame, monoinsaturo quando è presente un doppio legame, polinsaturo quando sono presenti più di un doppio legame. Semplificando molto, si può affermare che gli acidi grassi saturi cristallizzano a temperature prossime a quell'ambiente, mentre quelli monoinsaturi cristallizzano a temperature più basse, quelli polinsaturi a temperature ancora più basse. Un olio d'oliva o extravergine d'oliva, sempre generalizzando, contiene naturalmente tra il 65 e il 75% di acidi grassi monoinsaturi. La restante parte sono i saturi e i polinsaturi. I fattori importanti che concorrono al congelamento dell'olio extravergine d'oliva sono tre: la temperatura, il tempo e la composizione dell'olio. La temperatura al di sotto di 9-10 gradi inizia la cristallizzazione, a temperature molto basse, intorno ai 4 gradi, si ha il congelamento. Il tempo. La cristallizzazione, il successivo congelamento avviene quando l'olio permane per molto tempo a basse temperature. La composizione in acidi grassi saturi e insaturi dell'olio extravergine di oliva. Questa è una particolarità di ciascun olio e il tempo di cristallizzazione sarà molto variabile dal rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi che lo compongono. A parità di temperatura, un olio molto più ricco di acidi grassi saturi tenderà a solidificare prima. Invece, un olio più ricco di acidi grassi insaturi, che denotano una maggiore qualità nutrizionale, cristallizzerà più lentamente. Il processo di congelamento dell'olio extravergine consiste in due fasi e avviene in particolar modo nell'olio non filtrato, cioè dovuto dalla presenza di trigliceridi, ossia di acidi grassi alla quale sono legati i grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. La prima fase viene chiamata cristallizzazione. Qui avviene alla temperatura tra i 6 e i 10 gradi la cristallizzazione dei trigliceridi, di cui l'olio è molto ricco. Il fenomeno interessa prima gli acidi grassi saturi e si inizia a notare la formazione di piccoli pallini bianchi che restano in sospensione nell'olio per poi depositarsi sul fondo in un secondo momento. La seconda fase viene chiamata solidificazione. Essa avviene ad una temperatura che va dai 3 ai 5 gradi e si ottiene dopo che la cristallizzazione sia avvenuta in tutto il prodotto ed avviene con una reazione a catena che si verifica con un progressivo aumento delle sfere bianche e interessa man mano tutto il contenuto della bottiglia o del contenitore fino al punto che l'olio passa completamente dallo stato liquido a quello solido, iniziando così la solidificazione anche degli acidi grassi insaturi. Può succedere che in alcune annate le stesse piante producano olive con percentuali di acidi grassi maggiori rispetto ad altre annate e quindi, conservando l'olio alla medesima temperatura, questi tendono maggiormente a cristallizzare. Secondo i ricercatori dell'Università delle Baleari, l'utilizzo di ultrasuoni permetterebbe di eliminare tutti i gas disciolti nell'olio, prevenendo fenomeni di ossidazione e inducendo un minor grado di cristallizzazione. Le osservazioni del gruppo di ricerca hanno evidenziato la perfetta conservabilità dell'olio trattato con ultrasuoni a temperature comprese tra i 4 e i 6 gradi centigradi, ovvero le condizioni da frigorifero comuni a molti container durante i trasporti oceanici, ma anche le condizioni di stoccaggio in molti magazzini di corrieri di mezzo mondo. In conclusione, i ricercatori spagnoli ritengono che il trattamento ad ultrasuoni non solo non comporti alcun effetto negativo sulla qualità del prodotto, ma che consenta una minore cristallizzazione
a basse temperature e garantisce una più lunga durata di conservazione dell'olio extravergine d'oliva, in particolare per gli oli commerciali di media-bassa qualità. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale. Tutti gli iscritti saranno avvisati su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.